Bentornati nel rifugio dove l'analisi profonda incontra le storie non dette. State guardando Celebrita dalla Turchia. Nell'ingranaggio spietato della televisione, i racconti vengono spesso trattati come usa e getta, lanciati con clamore, assaggiati a frammenti e abbandonati non appena i numeri vacillano. Ma ogni tanto arriva un'opera che rifiuta la logica gelida degli ascolti, afferra un battito, anche lieve, e lascia un segno che continua a vibrare dopo l'ultimo fotogramma. Se siete quel tipo di spettatore che cerca l'anima dietro la sceneggiatura, questo è il vostro posto. Prima di addentrarci tra macerie emotive e bellezza nascosta del finale di Serpent, vi invito a diventare una colonna della nostra comunità, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun battito di queste trame in evoluzione e, se apprezzate la nostra narrazione indipendente e rigorosa, considerate di cliccare su Unisciti. È grazie al vostro sostegno che possiamo trattare le storie con la dignità che meritano. Oggi andiamo dietro le quinte di Serpent. Una serie che ha scosso in poco tempo, salvo venire recisa nel pieno della sua forza. Parleremo del grande dettaglio nascosto nell'episodio finale che tutti commentano, dei motivi sinceri della cancellazione e dell'addio elegante e discusso di Gökberk Demirci. Perché un progetto con così alto potenziale si è fermato all'episodio 13? Cosa significava davvero quella famosa scena del poster? E cosa accadeva davvero dietro la macchina da presa? Se siete pronti, tuffiamoci nel collasso emotivo, nel vero arresto cardiaco, di Serpent. Per capire la tragedia del congedo, bisogna tornare alla speranza dell'inizio. Serpent non era l'ennesimo melodramma, era stata presentata come uno dei gioielli della nuova stagione. Quando si diffuse la notizia del progetto, l'industria trattenne il fiato. C'erano tutti gli elementi per un'opera potente, un'idea che pulsava nel mondo ad alto rischio dei trapianti di cuore, un cast capace di unire veterane di razza e volti amati, e soprattutto il ritorno in grande di Gökberk Demirci dopo un periodo lontano dalle serie di punta. Al debutto si percepiva l'elettricità. Gökberk, nei panni di Aras Alkan, cugino in lutto di Melike, ha sorpreso. Aras è stato costruito su contrasti. All'inizio affronta SE con ansia, distanza e persino collera, per poi sgretolarsi lentamente davanti alla sua resilienza. Sui social molti hanno scritto che Demirci ha mostrato una maturità nuova, liberandosi delle etichette passate e abbracciando un dramma adulto con spessore. E poi c'era Özge Yaz. Come ASE, il motore della storia, ha dato corpo a una fragilità ostinata, a una speranza che non intende morire. Critici e fan l'hanno chiamata un talento luminoso, in grado di reggere lo sguardo delle grandi, di non arretrare neppure un passo. Con Deniz Sacra a incarnare Ulia, madre feroce e segretamente ambiziosa, e Sibel Tacciolo a prestare intensità a Tulin, la madre che piange e combatte, la base interpretativa era solida. Allora dove si è spezzato l'incantesimo? Il mondo della TV è severo, e lo è ancor più quando i numeri dettano la legge. Budget importanti, squadre ambiziose e buone sceneggiature a volte non bastano a salvare una serie dalla ghigliottina. Serpent è scivolata proprio lì. Programmata la domenica sera, un vero cimitero per le novità, si è ritrovata tra due colossi. Da una parte Teskilat, un'azione granitica con un pubblico fidelizzato da anni, dall'altra Satekarlar, produzione scattante che ha sedotto i più giovani con velocità. Stretta in questa morsa, Serpent faticava a respirare. Paradossalmente, l'attività social era altissima, hashtag in tendenza ogni settimana, montaggi virali su TikTok, discussioni su Twitter, X. Ma l'audience tradizionale non rifletteva quell'energia digitale. Nel duro gruppo EU, spesso arrancava, talvolta toccando il fondo. E lì i commenti hanno cominciato a farsi severi. Alcuni hanno parlato di ritmo troppo drammatico, una combustione lenta in un'epoca che chiede un'esplosione ogni 15 minuti. In un mercato saturo di adrenalina, la cadenza malinconica di Serpent è stata percepita dal grande pubblico come uno svantaggio. E bisogna ammettere anche il cambiamento di abitudini, la fascia giovane che ama Gökberk e Özge vive sulle piattaforme digitali. Commenta, condivide, ma non guarda in diretta. Nel sistema antiquato dei rilevamenti, un tweet non equivale a una visione.
Così, nonostante la forza del racconto, i numeri hanno deciso la fine. Mi fermo e chiedo a voi, analisti della nostra comunità, credete che il sistema degli ascolti sia ormai fuori tempo? Il peso dei social dovrebbe salvare un progetto? Mettete in pausa, scrivete nei commenti cosa pensate della guerra tra digitale e tradizionale e lasciate un like se credete che la qualità valga più della quantità. Eppure, anche nel congedo, Sarpent ha piazzato un colpo d'autore. La serie ha salutato al 13° episodio, cifra spesso considerata sfortunata, ma che qui ha chiuso un cerchio perfetto. Appena sono scorsi i titoli di coda, Twitter, X, è esploso. L'hashtag Sarpent è volato tra le tendenze globali, non per rabbia contro la cancellazione, ma per stupore davanti a una scelta registica precisa, la scena del poster. Perché se ne parla ovunque? Perché ha trasmesso 2 messaggi potenti senza urlare. Primo, l'integrità visiva. La storia ha concluso esattamente dove era iniziata, senza cliffhanger, ma tornando alla sorgente del racconto. Secondo, un destino simbolico. Quel poster che abbiamo fissato per mesi si è rivelato una profezia, un riassunto dei destini dei personaggi in bella vista fin dal primo giorno. Di solito dettagli simili passano inosservati, ma qui l'esecuzione era così limpida e toccante da diventare virale in pochi minuti. I fan hanno condiviso comparazioni affiancate lampo. Prendere il poster e farlo vivere nel finale è stata una finezza clamorosa, scriveva qualcuno. Forse non è durata, ma si è ricordata di se stessa nel modo più elegante, aggiungeva un altro. In quell'istante la storia si è ricomposta intera. Quel tocco, piccolo e calibrato, ha lenito il dolore e ha trasformato una cancellazione in un'opera compiuta. Dopo la decisione, il cast ha salutato sui social. Ma una voce ha risuonato più forte. Gökberk Demirci, noto per franchezza e misura, non ha cercato colpevoli. Non ha puntato il dito contro canale, sceneggiatura o concorrenza. Ha offerto una lezione di professionalità. Il senso delle sue parole è stato chiaro. Il giudizio è del pubblico. Noi abbiamo dato tutto per far arrivare la storia. In un settore dove l'ego è spesso protagonista, quelle frasi hanno mostrato una umiltà rara. Il nome di Gökberk ha fatto tendenza di riflesso. Ancora una volta dimostra rispetto, scrivevano. Si vede perché è amato, prende sul serio il lavoro. La serie è stata breve, ma la sua interpretazione ha ripagato. Anche Özge Yaz ha lasciato un saluto struggente, congedandosi da ASE, il ruolo che ha confermato la sua forza da protagonista. Deniz Sacra ha sottolineato lo spirito di squadra, avere quel gruppo è stato un privilegio. Un promemoria, i legami sul set spesso sopravvivono alla serie. E Sibel Tacolu, a modo suo, ha rilanciato la stessa idea di famiglia professionale. Nonostante l'ombra degli ascolti, ci raccontano che sul set di Sarpent l'aria sia rimasta vivace fino all'ultimo giorno. All'inizio giravano voci su una differenza di età tra interpreti, potenziale miccia di polemiche. La realtà, dietro le quinte, è stata l'opposto, armonia e rispetto. L'energia di Gökberk Demirci e Özge Yaz, dicono, si è incastrata alla perfezione. Hanno trovato un ritmo che andava oltre le parole, un movimento comune che dal mentore è diventato complicità, poi vera parità, e infine chimica palpabile nell'inquadratura. E quando le veterane Deniz Sacre e Sibel Tacolu entravano in scena, la tensione drammatica si accendeva. Sui social spesso si leggeva, vorremmo vedere queste due forze scontrarsi ancora di più. Era un set creativo, non un set affaticato, ed è proprio questo che rende l'epilogo precoce ancora più amaro. Bisogna ammettere che non tutte le serie sono destinate a durare decine di episodi. Alcune produzioni sono racconti brevi, intense, compatte, impossibili da dimenticare. Sarpent è esattamente questo. In 13 settimane ha consegnato emozioni forti, prove attoriali incisive e una storia sul trasferimento di un cuore, letterale e metaforico. Ci ha regalato un immaginario visivo nitido e un viaggio che, per quanto breve, è stato sorprendente. Certo, dispiace che i risultati non abbiano premiato il progetto come meritava. Se fosse andata in onda in un altro giorno, con meno rivali, o se avesse iniziato con un passo più rapido,
forse oggi parleremmo di un finale di stagione, non di fine corsa. Ma in TV essere nel posto giusto al momento giusto è tutto. Eppure la scena del poster, le prove solide del cast, la misura di Gökberk Demirci e l'ondata di sostegno online hanno permesso a Serpent di imprimersi nella memoria. Viene ricordata non come un fallimento, ma come una serie arrivata nel giorno sbagliato con la chiusura giusta. Nel crudele gruppo EU, magari ha perso terreno, ma nel cuore di chi l'ha seguita ha vinto qualcosa di diverso, la sensazione di aver assistito a una storia compiuta. Grazie per essere scesi in profondità con noi, qui su Celebrita dalla Turchia. Se siete stati tra gli spettatori fedeli di Serpent, lasciate nei commenti un segno del vostro affetto per il cast. Condividete questo video per tenere viva la memoria della serie e, se potete, cliccate su Unisciti per sostenere il nostro lavoro mentre continuiamo a raccontare ciò che accade dietro gli schermi. Alla prossima, anche un racconto breve può raggiungere un finale perfetto, quando il cuore batte all'unisono con chi lo ascolta.